Salve a tutti, sono Gianluca Landi e oggi per me è un giorno straordinario perché vi voglio fare vedere la Dynamic Line Stat, uno strumento straordinario per lo studio della partita live e pre-match. Abbiamo inserito diverse novità in questa versione che abbiamo rilasciato questa mattina e troverete diverse modalità, per esempio la modalità per desktop single dove avete la linea del gol che potete spostare e vi dà le statistiche, e in più potete anche fare il range di valori, quindi vi selezionate per esempio 5 e 20 minuti dal quinto al ventesimo e avete tutte le statistiche prima, dopo quei minuti e all'interno del range. In più abbiamo inserito la posizione in classifica delle squadre. Ovviamente mi immagino che questo lo sappiate, che una squadra ha un comportamento diverso con squadre dello stesso valore o di valore opposto. Per esempio la prima in classifica con l'ultima ha un certo comportamento rispetto a una partita tra prima e seconda in classifica. Benissimo, nella dinamica dei stats vedrete tutto questo perché ci sarà la posizione in classifica. Quindi capite che questo è uno strumento straordinario e definitivo per lo studio della partita e lo trovate sopra il grafico della partita. Andiamo a vedere quindi subito come si usa, come lo dovete utilizzare al meglio e vediamo queste nuove e straordinarie novità che abbiamo inserito. Ok, questa è Score Trend, vado su una partita qualsiasi, adesso si stanno giocando le cinesi e io vado sopra, c'è il tasto Dynamic Line Stats, clicco sopra e mi si apre il pannellino. Ok, come prima cosa dovete andare a selezionare ovviamente il campionato Cina Super League. Per default vi appaiono le ultime 5 partite, se ne volete di più cliccate Load More e vi arrivano le altre partite. Ok, quindi 5 per default e poi vi arrivano le altre. Allora, come avete visto c'è la linea del gol dinamica nella versione desktop che si sposta. Nella versione mobile invece abbiamo messo una novità perché ci siamo accorti che sul telefono, sul mobile, essendo lo spazio più ristretto, c'era difficoltà a spostare la linea. Quindi io sono qui sopra sul grafico, spostandomi sulla linea mentre stanno giocando, io ho le statistiche come vedete sul pannello di sinistra e sul pannello di destra, le statistiche precise. Le andiamo prima di tutto a spiegare. Allora, per default abbiamo inserito le partite della squadra di casa in casa, come vedete home, e per la squadra in trasferta away. Questo è il default. Se voi lo volete cambiare, volete vedere tutte le partite o solamente quelle in trasferta di una determinata squadra, basta che lo spostate. Stesso discorso per vedere i gol fatti, i gol totali, oppure solamente fatti e subiti, e le statistiche vi variano. Sopra vedete, mentre sposto la linea, ho il minuto selezionato e le statistiche sulla sinistra e sulla destra cambiano. Ripeto, sulla sinistra ci sono le statistiche della squadra che gioca in casa, sulla destra quelle che gioca in trasferta. Come si legge? Allora, scored, tutti i gol fatti, conceded, quelli subiti, gol BM vuol dire before il minuto, quindi se io sono qui e metto 20, prima del minuto 20 mi dà, come vedete, il totale. Vedete accanto a BM c'è scritto 4, vuol dire che in totale sono stati fatti 4 gol dalla squadra, in totale tra fatti e subiti, della squadra che gioca in casa. E la percentuale gol AM vuol dire after minute, quindi dopo, in questo caso, il minuto 20 mi dà il numero che sono 15 e mi dà la percentuale. Poi c'è la media totale della partita, della squadra, scusate, ovviamente home perché ho selezionato home, e poi c'è la media before minuto, prima del minuto e dopo il minuto. Ok? Questo sia per la squadra di casa che per la squadra in trasferta. Io vi ho fatto il caso dei gol. Se voi mettete cartellini gialli, rossi, che è questo, calci d'angolo, tiri in porta, diciamo il mirino nero,
e il mirino rosso tiri fuori porta, trovate le stesse identiche statistiche, ovviamente con la statistica che avete desiderato. Quindi cosa dovete fare e come si utilizza? Altra cosa che ho dimenticato, voi ve la trovate subito così, voi mettete Change View e vedete i nomi delle squadre passate con la data. L'ultima partita è la prima che trovate, vedete questa, e per la squadra di casa, e per la squadra in trasferta l'ultima è questa. Vanno da una parte a salire e dall'altra a scendere, ovviamente. Quindi Change View e vi trovate tutto. Come vedete, accanto alla squadra trovate la posizione in classifica. Vedete queste due squadre, quella che gioca in casa è sesta, quella che gioca in trasferta è 14esima. Quindi vi trovate la posizione numero 6 per la squadra che gioca in casa e per le altre vi trovate la posizione in classifica della contendente. Vedete? Seconda, terza, ha giocato con la seconda, la terza, la 17esima, la 18esima e via a salire. E come vi potrete rendere conto, troverete delle cose molto interessanti su questo punto di vista. Poi farò delle spiegazioni più dettagliate su come si leggono queste statistiche e come si fa un'analisi della partita. Questo strumento è straordinario perché non solo ci dà i valori numerici, che come sapete sono fondamentali, ma ci dà un'analisi grafica immediata e visiva. Cioè io sono qua, come vedete, trovate il verde che sono per la squadra che avete selezionato, quella di casa, le partite vinte, gialle quelle che ha pareggiato e rosse quelle che ha perso, e visivamente vedete subito qual è la differenza tra le squadre. Vedete la posizione in classifica, ma vi rendete conto anche dei risultati. Guardate, quella che gioca in casa cosa sta facendo e quella che gioca in trasferta, ok? Poi potete trovare a volte qualche discrepanza di qualche gol. Stiamo sistemando, perché il nostro sistema è un sistema super complesso che nessuno ha, perché abbiamo circa 2600 leghe, noi facciamo i grafici e gli indicatori e le statistiche di tutte, ripeto, tutte le partite che si stanno giocando, con i grafici e gli indicatori, il goal trend che è fondamentale, aggiornati ogni 30 secondi, il goal trend ogni minuto, i grafici ogni 30 secondi, e mettiamo le statistiche di tutto messe sul grafico sopra. Come vedete qua sopra c'è stato un half time di 3 minuti e il nostro sistema calcola nella barra, vedete che questa è diventata verde, i minuti di recupero, e vi va a mettere tutti i gol passati tenendo conto come è variato il grafico in tempo reale. Se adesso questo va avanti e ovviamente si sposta e ci fosse 10 minuti di recupero, tutti i gol sopra e sotto si vanno ad aggiustare in base alla variazione della larghezza delle barre. Quindi tutto è dinamico e si aggiusta dinamicamente in base ai minuti della partita e in base al recupero. Ripeto, questo nessuno lo fa e presumo mai lo farà. Quindi tenete presente che è tutto dinamico e ve lo trovate sopra il grafico. Qui sopra dalla parte destra trovate il numero totale di gol fatti. Quindi io sono sulla partita, vedo che sta giocando, vedo quando attaccano. Ovviamente prima cosa da andare a vedere il goal trend. Adesso ci inseriremo poi qui il goal trend in tempo reale in una finestrina e quindi vedrete il goal trend in tempo reale. Ma mentre prima condizione per entrare su un over è trovare un goal trend superiore agli 80 ai 90, oppure se fate gli under che deve essere sotto i 70 o sotto i 60, quindi la partita deve essere tranquilla. Vedete che stanno attaccando, c'è un goal trend elevato, andate qui sopra, vi spostate con la linea, andate a vedere, vedete dove sono più concentrati i gol e a quel punto entrerete su una determinata squadra solamente quando c'è la quota. È fondamentale andare a vedere dove si segna di più, perché chi ha giocato a calcio, ha fatto degli sport, il sottoscritto per esempio li ha fatti tutti e ha giocato a calcio
anche decentemente, in ottime categorie, si sa benissimo che una squadra ha un determinato comportamento durante tutto lo svolgimento della partita. Ci sono squadre che partono fortissimo e segnano molto all'inizio, ci sono squadre che aspettano la parte centrale della partita, ci sono altre squadre che hanno giocatori forti, soprattutto in contropiede. Quando le squadre nel secondo tempo, complice la stanchezza, si allargano, i contropiedisti fanno più gol e i gol si concentrano verso la fine. Poi dipende ovviamente tra le due squadre che si scontrano, quindi la forza delle squadre, dal campionato e anche soprattutto dalla competizione. Un conto è il campionato, un conto è una coppa, un conto sono gli ultimi minuti, come per esempio c'era ieri sera delle coppe, alcuni avevano bisogno di segnare tanto e quindi hanno continuato a giocare e a segnare nel finale. Dovete tener conto anche della competizione. Ok? Altra cosa, abbiamo inserito oltre il single il range. Io seleziono range sul computer, sul mobile farò un video a parte e vi troverete solamente il range, l'ho spiegato perché. Sono qua, mi vado a spostare, vedete, metto un range, il sistema mi dà le statistiche per il range di minuti 41-64, quindi stesso discorso, io mi troverò le statistiche, I che vuol dire inside il range, BR before e AR after. Trovate il numero dei gol e le percentuali, ok? E out of range, fuori dal range, ok? Penso che sia chiaro come funziona. Come vedete è uno strumento eccezionale, perché con un clic, mentre vi spostate con il range, trovate tutte le statistiche, il sistema si aggiorna in automatico. Andiamo a vedere, ho visto i gol, cartellini gialli, abbiamo inserito il totale e vi posso garantire che anche sui cartellini gialli e sui calci d'angolo si trovano delle cose eccezionali, farò poi dei video. Cartellini rossi, vedete? Calci d'angolo, anche qua, vedete le bandierine sono blu, la squadra che gioca in casa, rosse, quelle che gioca in trasferta, stesso discorso, e vi dà le varie medie e prima o dopo in base a cosa scegliete, se scegliete la linea. Ripeto, quello che vi ho detto per i gol vale la stessa identica cosa per i calci d'angolo e tutte le altre statistiche, e qui sopra vedete visivamente quando vengono fatti e potete andare a vedere il comportamento delle varie squadre. Tiri in porta, vedete, quelli blu sono quelli della squadra che gioca in casa e in trasferta, e vi rendete conto dove e quanto tirano di più o di meno. Ovviamente in campionati secondari non ci saranno perché le statistiche non le abbiamo o ci sono delle problematiche. Stiamo lavorando ovviamente per averle tutte al meglio. Questi sono i tiri in porta. A breve qui sopra metteremo anche i pallini del gol, così vi renderete conto sia visivamente sia con i numerici, spostandovi, e vedete quanti tiri prima o dopo vengono fatti e vedete quanti gol ha fatto una squadra, e vi rendete conto ad occhio ogni quanto tiri arriva un gol, e poi vi inseriremo qui sopra, così vi renderete conto visivamente dopo quanti tiri è arrivato un gol, in modo che poi avrete sopra il grafico i tiri della partita e vedete dove si concentrano più i tiri e dove dopo X tiri fanno gol, ma li vedete direttamente sul grafico della partita molto a breve. Quindi tiri totali, tiri in porta e tiri fuori porta. Le statistiche, ripeto, sono a destra e a sinistra, con il range o con il cursore, funzionano tutte nello stesso modo come ho fatto vedere prima. Se invece voi vi volete studiare una partita pre-match, questo ho fatto il caso della partita live, andiamo a selezionare, prendiamo un campionato perché sennò ce ne sono meno di statistiche in coppa, ovviamente, vi prendo una partita che gioca prima, faccio dinamiche dai stats, apro qua, vado sopra, spagnolo, e ovviamente non c'è il grafico, perché il grafico non stanno giocando, questo penso che sia ovvio, quindi faccio load more e vado qui sopra a studiarmi la partita, vedo i risultati passati, cosa hanno fatto le due squadre, vedete quella che gioca in trasferta è 22esima contro la settima, come vedete i risultati, ha vinto una volta solo in trasferta, ok, con una squadra più o meno di pari livello,
e poi ha sempre perso o pareggiato, e poi vedete il comportamento di quella in casa e vi rendete conto, guardate, nel primo tempo si segna molto poco. Ovviamente le quote del campionato spagnolo seconda divisione, la seconda, sono molto basse perché si segna poco e soprattutto nel primo tempo, e lo vedete visivamente. Quindi qui sopra vi rendete conto visivamente se conviene fare un under o un over, lasciando stare la seconda perché le quote sono basse, molto basse, ma in generale andate qui sopra e vi rendete conto quando vi conviene fare per esempio gli under, fare scalpi o fare gli over. Tutto dal punto di vista visivo e numerico. Un conto sono i numeri. Un numero mi dice ha fatto il 30% dei gol, l'80% nel primo tempo, così, ma io non so con chi l'ha fatte e quando, se nelle ultime partite o nelle prime partite. Qui sopra sulla dinamica, la stats, io lo vedo e lo vedo contestualizzato. Cosa vuol dire? Lo vedo in base alla forza delle squadre che stanno giocando e soprattutto quando è stato fatto. Un conto nelle ultime, un conto nelle prime partite di campionato, per esempio ad agosto quando c'era calda la prima partita, un conto nelle ultime. Le squadre devono prendere uno stato di forma accettabile. Ok? Quindi questa è la dinamica Live Stats. Nei prossimi giorni inseriremo tante piccole novità o andremo ad aggiustare eventualmente qualche piccolo problemino perché stiamo verificando tutte le varie cose, ripeto, è dinamico e quindi c'è un po' di lavoro da fare, e all'interno, mi auguro, dei prossimi 7-10 giorni arriveranno finalmente, ripeto, finalmente gli alert personalizzati. Su ScoreTrend vi troverete la possibilità di entrare col vostro login, avere qui i campionati che volete voi, non tutti, quelli che selezionate voi, e farvi gli alert personalizzati. Ripeto, come prima cosa da fare, come io suggerisco, è andare a mettersi subito il goal trend, perché dal goal trend vi rendete conto se stanno cominciando a giocare oppure no e se il gol deve arrivare. Questa è una prima cosa. Goal trend, team trend. A questo punto, quando ci sono le condizioni, andate a cliccare qui sopra e vi studiate la partita. Poi potete andare a fare anche espandi evento, ovviamente. Nell'espandi evento abbiamo inserito qua la dinamica live stats, quindi siete su espand evento, vi trovate tutte le statistiche, abilitate il goal trend e il team trend, cliccate da questa parte e vi si apre il pannello della dinamica. Selezionate il campionato, change view, load more. Altra cosa, se cliccate 2 volte qui sopra sulla barra, vi appaiono le divisioni di 15 minuti, così vi rendete conto subito dal punto di vista visivo, ok, i minuti 15, 30 e poi c'è l'intervallo e di conseguenza tutto il resto, ok? Quindi mi auguro che abbiate capito come funziona la Dynamic Line Stats, che è uno strumento straordinario. Avete capito perché, non so se vi ricordate, nei mesi precedenti vi ho parlato la dinamica, le stats, perché è uno strumento fondamentale per poter studiare una partita. Ripeto, questo è solamente l'inizio dell'inizio. Lo so già che così è eccezionale. Adesso arriveranno gli alert, poi andremo a sistemare alcune cose, andremo poi a inserire penso un paio di strumenti e poi dobbiamo fare una sorta di restyling e sistemazione dello strumento come diciamo noi, da fare un po' di cose, e poi incomincerete a vedere tante altre cose, ripeto, sempre più performanti e sempre più tutte devono essere alla portata di click direttamente sul grafico, perché è importante quando voi siete a fare trading, a vedere una partita, che tutte le informazioni voi le abbiate nella posizione corretta in quel momento, in modo che voi cliccate e subito avete quello che vi serve istantaneamente di sopra, senza dover perdere tempo, andare a cercare in giro a destra e a sinistra e avere delle informazioni così a casaccio. Tutto è sul score trend, tutto è sul grafico, tutte le informazioni che vi servono per fare trading sportivo sono qui sopra. Tengo a precisare che questo strumento è stato fatto per me, è stato fatto per le mie esigenze che opero tutti i giorni dal 2007, e
serve a me, se la cosa è, diciamo, serve a me, è buona per me, ovviamente sarà buona anche per voi. Ok? Quindi mi auguro che voi possiate utilizzare e provare al meglio Score Trend, la dinamica, la stats, e appena sarà disponibile, è già quasi tutto pronto, dobbiamo sistemare poche cose, farò un'altra diretta per la presentazione degli alert personalizzati che potrete vedere voi stessi e provare come funzionano. Vi suggerisco quindi di iscrivervi al mio canale cliccando sulla campanella che trovate in basso e essere aggiornati con tutte le novità, che saranno tante, e prossimamente spiegherò come studiare la partita e come utilizzare al meglio tutte le varie funzionalità. Adesso vi ho spiegato in generale come funziona la dinamica, la stats, tutte le varie funzionalità, e poi ci saranno dei video specifici su ogni strumento, ogni funzionalità e come utilizzarlo al meglio, perché voglio che questa cosa, quindi il trading sportivo e di conseguenza il betting exchange, possa cambiare la vita a voi come l'ha fatta a me. L'importante è che voi lo vogliate, studiate tutti i giorni, vi impegnate, ok? Dedicate il tempo a fare questo, e dovete capire che è possibile solamente se studiate, utilizzate un money management veramente militare e non crediate più a tutte le cazzate. Vi saluto, ciao a tutti e al prossimo video da Gianluca Landi.